Quando ero piccolo su K2 guardavo un anime importato dalla 4Kids chiamato Ultimate Muscle, con probabilmente una delle più belle opening di sempre. Big bad boys from outer space. Ma cos'era questo Ultimate Muscle? E soprattutto, lo sapete che in realtà era addirittura un seguito di un altro anime? Perché noi prendiamo sempre in giro gli americani che hanno avuto prima Dragon Ball Z e solo dopo Dragon Ball. Ma anche noi non scherziamo. Detto ciò, benvenuti in questo nuovissimo video dove partendo da cose della nostra infanzia facciamo piccole retrospettive. Prima di iniziare, io sono OceloTMDB e vi invito a iscrivervi e attivare la campanella per restare sempre aggiornati con i video e lasciare un bel like sulla fiducia, passando anche a tutti i social che appaiono a schermo come Instagram e Telegram, di cui lascio i link in descrizione. Inoltre, abbonandovi al canale, che sia qui o su Twitch, potete anche accedere alla chat Telegram in cui chiacchierare di tutto tutti insieme. Su YouTube vi sarà dato direttamente il link. Su Twitch, dopo esservi abbonati, basterà scrivere !Telegram in chat. Ma ora vi lascio al video. Mettiamo subito le cose in chiaro. Ultimate Muscle è il rimaneggiamento americano di un anime giapponese tratto dal manga Kinnikuman Nisei, che era a sua volta il sequel del manga Kinnikuman. Perché in realtà la pubblicazione di Kinnikuman è stata particolare. Su Weekly Shonen Jump, infatti, escono il corrispettivo di 36 volumi che compongono Kinnikuman. Dopodiché la serie viene spostata su Monthly Playboy, con la seconda serie avente come protagonista il figlio del vecchio protagonista, chiamandola Kinnikuman Nisei, che prosegue prima per 29 volumi e poi per altri 28. A questo punto viene nuovamente spostata da Monthly Playboy a Shuplay News, ovvero la versione digitale di Playboy, riprendendo la trama del vecchio protagonista, ricominciando la numerazione dal 37 e proseguendo fino ai giorni nostri attualmente col volume 82. Il tutto condito da anime, spin-off, storie extra, addirittura un manga con la stessa storia ma protagonisti femminili. Ma la domanda resta: cos'è Kinnikuman? Non è raro che, parlando di manga battle, si usi la definizione di padre del battle per opere come Dragon Ball, Hokuto no Ken o le bizzarre avventure di JoJo, ovvero tutte quelle serie che effettivamente hanno contribuito notevolmente a quello che è oggi il battle moderno, caratterizzato da scontri a cardiopalma, poteri straordinari, tecniche urlate o protagonisti per lo più giovani che vivono mille avventure diverse. Ma se queste serie possono identificarsi come padri del battle moderno, ve n'è allora una che non sarebbe errato considerare nonno dei battle a questo punto. Kinnikuman, del duo di artisti chiamati Yude Tamago, che letteralmente significa uovo sodo. Similmente a come ad esempio Fujimoto Hiroshi e Abiko Moto si firmarono assieme come Fujiko Fujo, i due amici Yoshinori Nakai e Takashi Shimada si firmeranno come Yude Tamago. Yoshinori Nakai e Takashi Shimada, prima di essere Yude Tamago, erano due compagni di scuola, amici fin dall'infanzia con la passione comune per due cose in particolare: wrestling e Ultraman. Se foste interessati a una piccola retrospettiva sulla nascita di show come Ultraman, vi rimando a due video in particolare che appaiono ora a schermo. Ma ciò che non tutti sanno è come anche il wrestling fosse uno sport particolarmente apprezzato in Giappone. L'influenza di questa disciplina possiamo vederla in tantissime opere in maniera più o meno evidente, come esempio nel decisamente famoso L'Uomo Tigre e nel leggermente meno noto a un pubblico non avvezzo a questo mondo ma famosissimo fra gli appassionati Antonio Inoki, importantissimo wrestler giapponese di fama mondiale, addirittura citato in Yu-Gi-Oh! E ho detto tutto. E cosa accade quando si unisce il wrestling a tutto il mondo e caratteristiche proprie di Ultraman? E più in generale al tokusatsu? Nasce Kinnikuman.
Le caratteristiche dei tokusatsu come Ultraman sono basilarmente le cose che ci propinano oggi nei battle moderni, in quanto in realtà proprio dai tokusatsu che vengono importate, rese famose grazie al lavoro di Honda e Tsuburaya, il primo su lavori come Godzilla e Frankenstein vs. Barakamon e il secondo con la Tsuburaya Production. I tokusatsu erano il modo in cui il Giappone negli anni 60 ricominciò ad appropriarsi della propria cultura kabuki, che tra il 45 e il 52 era stata bandita dagli americani in quanto considerata troppo nazionalista per un Giappone che si era arreso dopo la seconda guerra mondiale. E soltanto dal Trattato di San Francisco questa stretta era stata allentata. Il kabuki era scenico, con personaggi pitturati in volto per mostrare subito le loro intenzioni, urlavano le loro tecniche, si bloccavano in pose plastiche per mostrare momenti topici. E gli shotokusatsu divennero proprio questo, mischiato però a una cultura supereroistica anche americana, dove a fare pose, urlare attacchi e combattere contro i malvagi sono uomini in calzamaglia aderente che possono diventare giganti o trasformarsi a comando. Kinnikuman appare quindi sulle pagine di Shonen Jump in 3 momenti diversi. La prima volta sul numero 2 del 1979 in un singolo capitolo, una sorta di prototipo alla serie. Successivamente quello stesso capitolo venne riscritto e raffinato dagli autori, pubblicandolo sul numero 14 sempre del 79. E finalmente sul numero 22 del 79 fa la sua definitiva apparizione Kinnikuman come serie lunga, che proseguirà su Shonen Jump fino al 1987, arrivando al già citato totale di 36 numeri, che verranno considerati la prima saga di Kinnikuman. La trama si presenta semplice ma divertente. Suguru Kinniku, il protagonista del racconto, è un alieno cresciuto sulla Terra dopo essere stato abbandonato per sbaglio dai genitori che avevano fatto confusione fra lui e un maiale. Lui, trovatosi circondato da eroi acclamati dalla folla e pieni di donne, decide allora di dedicarsi completamente alla vita supereroistica, seppur con scarsissimi risultati al punto da essere l'ultima scelta di chiunque, con persino dei casi in cui i capi dell'agenzia degli eroi preferirebbero far vincere i mostri piuttosto che chiamare lui. Suguru scoprirà in seguito di essere l'erede al trono del suo popolo e per ottenere tale carica dovrà partecipare a un torneo di wrestling contro malvagi lottatori da ogni parte dell'universo. Nei diversi archi narrativi parteciperà a combattimenti contro kaiju ridicoli, olimpiadi di lotta, tour mondiali di wrestling, in una vera e propria storia coming to age in cui il protagonista, partendo dall'essere ridicolo e considerato uno scemotto da chiunque, finisce col diventare uno dei più grandi lottatori dell'intero universo. C'è da dire che negli anni 70 il manga per ragazzi, lo shonen puro potremmo dire, fosse principalmente o il gag manga, o il poliziesco dalle possibili tinte sci-fi, o il manga sportivo, lo Spokon, che vedeva in Tommy, la stella dei Giants, un ideale punto di partenza per tutta la tradizione del manga sportivo, seppur già dai Gaguri-kun di Eiki Fukui era ormai esploso completamente. Aprendo uno Shonen Jump qualsiasi, la serie più action presente era ad esempio Ring ni Kakeru di Kurumada, un manga sulla box e la rivalità legate a esso, ben distante da tutto ciò a cui pensiamo ora quando immaginiamo il manga battle. E proprio in questo fu la rivoluzione di Kinnikuman. Per quanto dalla piccola descrizione della trama sarebbe possibile individuare già alcune caratteristiche che ritroveremo poi in Dragon Ball, che sia nell'idea di un protagonista alieno cresciuto sulla Terra o nella storia coming to age di crescita, ciò che è davvero importante è come quest'opera divenne capace di porsi in controtendenza rispetto a tantissimi altri racconti sportivi dell'epoca, creando un primo punto di congiunzione fra lo sport e il gag manga, che perdeva quindi la sacralità di competizione come rivalsa sociale, per poi permeare il tutto di citazioni all'universo sopra le righe dei tokusatsu, in cui le stesse mosse di wrestling vengono urlate a pieni polmoni al nemico, il momento dell'azione viene ben impresso tramite un disegno che faccia apparire quella tecnica come statuaria, e in cui a subire una suplex può essere tranquillamente Godzilla. L'abilità di Yude Tamago fu di fatto quella di creare una nuova categoria di manga che non fosse unicamente dai temi sportivi, gag o supereroistici, ma che incorporasse organicamente tutte quelle correnti in qualcosa di nuovo e quasi mai visto prima. Il manga battle vero e proprio, ponendo Kinnikuman come effettivo ultimo anello di congiunzione fra tutto l'immaginario tokusatsu degli anni 60 e il manga battle da Dragon Ball e Hokuto no Ken in poi.
Tutto ciò non soltanto nei temi, ma anche nello stile artistico dei personaggi, diventando punto fondamentale di ogni opera successiva tramite gli omaccioni muscolosi. Suguru, ispirato nel suo design dal luchadores Mil Máscaras, così come tutti i diversi comprimari, presentarono al pubblico giapponese un fisico statuario e scolpito e non più asciutto come invece visto per eroi in calzamaglia tokusatsu o sportivi ben allenati. E tutti i lottatori presentati nel corso della storia, a prescindere fossero amici o nemici, si mostravano sempre gonfi e ipertrofici. Altra caratteristica importante nel manga di Yude Tamago fu poi l'introduzione di un qualcosa chiamato Choujin Kyodou, un'unità di misura per indicare il livello di forza dei Choujin, ovvero i superumani, che non può non ricordare i famosi livelli di potenza visti in Dragon Ball, che rappresentava tuttavia una naturale evoluzione del cavallo vapore che Tezuka utilizzava per stimare la potenza dei personaggi nel suo Astro Boy. E ugualmente importante era poi l'attenzione data all'amicizia e alla redenzione, in quanto la maggior parte degli incontri di wrestling portava sempre alla nascita di nuovi legami fra i personaggi, riconoscendone i valori mostrati nello scontro, che sfociava effettivamente nella classica idea di amicizia macho, con le lacrime a solcare i visi di questi uomini in seguito a momenti particolarmente topici, in cui a venire alla luce sono i valori personali dei protagonisti e antagonisti, dove si piangeva guardando un nemico rialzarsi mettendosi in piedi e gli amici si abbracciavano per augurarsi buona fortuna. La stessa trama del manga veniva poi scritta spesso, momento per momento, diventando in secondo piano, in maniera tale che Yude Tamago dessero più importanza alle emozioni del momento che non alla coerenza effettiva del racconto, con gran parte dei kaiju della settimana disegnati sotto consiglio di lettori che mandavano schizzi e idee ai due autori di Shonen Jump, compreso lo stesso Oda Eiichiro che inventò ad esempio Pandaman. Kinnikuman è stata quindi un'opera capace di intercettare un vero e proprio buco di mercato, anticipando tantissimi altri lavori, ma che, proprio per il suo essere arrivata tanto presto rispetto al boom occidentale dei manga e soprattutto legandosi completamente in maniera esagerata a citazioni di autori, lottatori e attori ben conosciuti all'epoca e spariti dai radar anni dopo, rendendo la serie legata a doppia mandata al suo periodo storico, verrà per lo più snobbata dai lettori occidentali, raggiungendo la fama soltanto in patria. Tuttavia, oltre ai possibili punti di congiunzione fra quest'opera e Dragon Ball, che molti potrebbero anche scambiare per pure coincidenze, c'è anche da mettere in conto come lo stesso spesso citato Torishima Kazuhiko, editor di Toriyama, che non si risparmiava consigli per indirizzare l'autore sui giusti binari per Dragon Ball, all'epoca dell'uscita di Kinnikuman era già famoso nel dipartimento editoriale di Shonen Jump e non era raro apparisse in veloci cameo fra i personaggi di sfondo in Kinnikuman, comportandosi un po' da buon tempone e preso in giro per il suo avere sopracciglia molto sottili e capelli ricci. Credete possano essere solo coincidenze il fatto che Dragon Ball somigli un po' a Kinnikuman? Kinnikuman ha generato nel tempo anche tantissimo merchandising e forse non tutti sanno che in effetti un po' ne arrivò anche da noi. Chi si ricorda degli exogini, quei pupazzi di gomma colorata che rappresentavano strane creature e si vendevano in busta edicola? Migliaia, milioni! Exogini, i misteriosi alieni. Arrivano dappertutto! Exogini! Sono incredibilmente invincibili! Non c'è luogo sulla Terra dove non si possano trovare! Ecco, gli exogini erano in realtà importati dal Giappone con un nome cambiato, in quanto il vero nome era Kinkeshi, nato dalla contrazione giapponese di Kinnikuman e Keshi, che appunto significa gomma. Dunque gomme di Kinnikuman, prodotte in Giappone dal 1983, importate in America nell'85 come Muscle. Invasion of the muscle things. They've come to drive America nuts. They're ugly, they're weird, they're tiny, they're terrible. E nell'87 in Italia come exogini senza licenza. Le Kinkeshi si dividevano in più serie e oltre ad avere personaggi apparsi effettivamente nel manga c'erano anche effettivi lottatori di wrestling dell'epoca. E in realtà quando la Jig decise di portarli in Italia fece un enorme mischione diverso senza badarci troppo, portandoli giusto come personaggi per giocare con gli amici. Che è forse riduttivo da dire questa storia e in realtà sarebbe molto più lunga, ma mica sono Dario Moccia fissato con quei plastichini, quindi chi se ne frega.
L'unica cosa per me davvero peculiare è proprio come questi personaggi siano stati importati in Italia senza avere la benché minima idea della loro origine, rimanendo sempre scollegati dall'opera originale. E poi sì, ovviamente giochi per diverse console, action figure, roba del genere, soliti gadget che associamo ai brand. In realtà solo gli exogeni meritavano questo piccolo approfondimento. Vi ho già parlato brevemente della trama, ma vorrei comunque almeno descrivervi l'inizio del manga per farvi effettivamente capire il tenore nello specifico di questo racconto. Non vi preoccupate, mi fermerò giusto tipo al 5° volume, quindi se mai arrivasse in Italia non sarebbe uno spoiler così profondo. Il primo arco narrativo è quello dello sterminio dei kaiju, dove Kinnikuman, assieme a Meat, un suo connazionale del pianeta Kinniku, inviato da suo padre, combatte i kaiju. In tutto ciò fa la conoscenza di un iniziale rivale che diventerà poi effettivamente il suo migliore amico, Terriman, l'eroe arrivato dall'America che usa, indovinate un po', delle pistole per combattere. Tra i vari nemici di questo arco narrativo ci sarà Kintotsuman, che diventerà rapidamente anche un nemico ricorrente molto alla Team Rocket, dove arriva, prova a vincere e finisce male. E basilarmente questo è il primo arco narrativo, slice of life con gag, condite da avventure in cui Suguru diventa gigante e abboffa di botte un mostro. Per sbloccare i suoi poteri deve mangiare aglio, venendo quindi considerato puzzolente da tutti quelli che lo circondano, e viene spesso scambiato per un maiale. E anche perché effettivamente tutto ciò è un gioco di parole, dato che Kinnikuman è il suo nome, traducibile come uomo muscolo. Ma i Nikuman sono invece quelli chiamati baozi, tipo dei ravioli particolari ripieni di carne di maiale, appunto, e conditi con aglio, appunto. E quindi ecco perché Kinnikuman mangia aglio ed è scambiato per un porco. Il suo potere viene neutralizzato se beve del latte, che appunto mitiga il sapore dell'aglio. Il secondo, ben più famoso arco narrativo è quello delle Olimpiadi, che segna effettivamente il passaggio da manga parodistico di Ultraman, dove Kinnikuman lottava usando le stesse tecniche di Ultraman, tipo lanciare la pinna in testa o il Kinniku Blast, a manga sul wrestling, dove tramite le Olimpiadi si decide il lottatore che sarà simbolo della Terra da lì in poi, partendo per un tour americano. Qui si fa la conoscenza di personaggi come il tedesco Brockenman, che è meglio censurare, il cinese Ramen Man, va bene, o l'inglese Kevin Musk. E tralasciando come durante le Olimpiadi Ramen Man letteralmente sfasci in due Brockenman, è interessante come comunque tutti verranno prima mostrati come nemici spietati e violenti, che in seguito, dopo un bel piantino macio, diventeranno comprimari del protagonista, stringendo un vero e proprio legame con lui. Durante le Olimpiadi ne succedono di tutti i colori, addirittura si arriva al tristissimo scontro fra Terriman, ferito da un proiettile alla gamba, e Kevin Musk, dove il primo tenta di vincere in maniera scorretta solo per non cedere, finendo però con la mettere in lacrime le sue colpe, mentre perde rapidamente il favore del pubblico per il suo essere scorretto. Con ovviamente la finale fra Kinnikuman e Kevin Musk, dove Yude e Tamago si sbizzarriranno per mostrare quante più mosse di wrestling possibili in uno scontro violento, duro, forte, estremamente dalle tinte macho, con pure una festa pre-partita in cui i due si erano lanciati la sfida che il perdente avrebbe dovuto lasciare la sua nazione di origine. Kinnikuman ovviamente porta a casa la vittoria, inizia quindi un terzo arco narrativo in cui il tour americano lo porta alle Hawaii, dove prima sfiderà e poi ne diventerà addirittura allievo il lottatore Kameame. E beh, il resto quando il manga arriverà in Italia, speriamo presto. Ah sì, la peculiarità che non può non ricordare Dragon Ball è come anche la struttura di Kinnikuman segua quasi una regola narrativa fissa, dove a ogni arco narrativo di torneo di wrestling si alternano archi narrativi di vita quotidiana o vicissitudini diverse. Divertente, no? Ma questo è un po' tutto ciò che avevo da dire in merito a Kinnikuman, per ora. Credo in futuro tornerò altre volte a parlare di questo manga, che reputo forse uno dei manga più importanti per ragazzi del Giappone, sfortunatamente da noi per lo più sconosciuto, con ogni anno gente che lo richiede a gran voce, ma le case editrici fanno orecchie da mercante, Beh, capisco anche che portare 100 numeri di manga sia ovviamente qualcosa di impensabile, soprattutto se consideriamo sia abbastanza vecchiotto graficamente e abbastanza datato, ma è comunque una grave mancanza e basta, non computerò oltre al riguardo. Spero comunque che il video vi sia piaciuto, se sì vi invito a iscrivervi, attivare la campanella, lasciare like e commentare con le vostre opinioni al riguardo, dicendomi se voi guardavate Ultimate Muscle o se conoscevate Kinnikuman, e noi ci rivediamo come sempre in un prossimo video.